Buongiorno, buongiorno. Oggi si parte per un'altra avventura, sempre con gli amici Winger, con Filippo e Ezio. Oggi mi porteranno in giro, ancora non so dove, vediamo dove mi porteranno. Però l'importante non è soltanto andare, l'importante è con chi andare.
Siamo arrivati a Noto, capitale del barocco. Mi trovo sulla piazza dove si erge la cattedrale di Noto, che alle mie spalle, eccola lì, si erge in tutto il suo splendore. Barocco è famosissima, barocco, il Noto, la città di Noto è famosissima per il suo barocco ed è frequentata da tantissimi turisti. Siamo sul terrazzo del Palazzo Ducezio qui a Noto, nonché anche il Palazzo Comunale. Per chi non lo sapesse, Ducezio nel 450 a.C. fu re dei Siculi, nonché re di Mineo. Infatti Ducezio pose a Mineo il suo castello, costruì il suo castello. Da questo palazzo si riesce a vedere chiaramente la cattedrale di Noto, che è spettacolare. Infatti si riesce a vedere in tutto il suo splendore e grazie al terrazzo si può fare un tour a 360 gradi di Noto, più che di Noto, del centro storico di Noto. Ovviamente, girando ancora, si riesce poi a vedere la valle di Noto, che è completamente diversa dalla Noto storica. Eccola qua, questa è tutta la valle, si vedono le case moderne e ovviamente Noto merita sicuramente una visita. Caratteristica particolare di Noto è l'infiorata, che vi suggerisco di vedere, è bellissima. La fanno alla seconda domenica di maggio, ogni anno cambiano il tema. In cosa consiste l'infiorata? È una scalinata, una via dove gli artisti con dei fiori, con dei petali ricreano dei disegni particolari lungo tutta questa via. Vi consiglio di venirla a vedere seconda domenica di maggio, qui a Noto, provincia di Siracusa. Ah no, mi dice la signora terza domenica di maggio, quindi terza domenica di maggio venire a vedere l'infiorata. Terza domenica di maggio qui a Noto, provincia di Siracusa. Merita una visita per il suo barocco. Vi ricordo, Noto è la capitale mondiale del barocco. Allora, sempre all'interno del Palazzo Ducezio si trova la famosa stanza degli specchi. Assume questa caratteristica nel 1932 e è stata utilizzata inizialmente come sala di rappresentanza, è stata poi utilizzata anche come aula consiliare e oggi viene utilizzata per delle manifestazioni particolari tipo matrimoni civili. Praticamente prima del 1932 questa sala veniva utilizzata per delle manifestazioni, per dei teatri aristocratici. Ve la faccio vedere, anche la parte sommitale. Allora, per visitare questa sala si paga un ingresso di 2 euro, oppure con 3 euro si può visitare sia la sala che la terrazza dove siamo stati prima. Nella parte apicale della stanza vengono rappresentati dei paggi e ogni paggio va a rappresentare un mese dell'anno. Inoltre, in memoria del nome di questo palazzo, quindi il Palazzo Ducezio, la parte apicale è raffigurato Re Ducezio e lo vedete praticamente è questo qua, vi faccio vedere, allora è quello messo da parte, Re Ducezio. Man mano che ci incamminiamo verso l'ingresso della cattedrale di Noto, alle mie spalle potete vedere il Palazzo Ducezio. Questo palazzo nasce agli inizi del Settecento, del 1700, e venne intitolato appunto al Re Ducezio, che fu il re dei Siculi. Oggi questo palazzo è dedicato come palazzo comunale. All'interno ci sono delle manifatture molto belle e consiglio di andare a visitare. Allora, per un discorso di delicatezza e di rispetto per il luogo di culto,
non ho fatto nessuna ripresa all'interno della cattedrale di Noto, cattedrale di San Niccolò da Bari, dove nel 1996 è stata distrutta da un tremendo terremoto e rimessa a posto e riportata di nuovo in auge e riaperta ai fedeli 11 anni dopo. Ci troviamo in questo momento in via Corrado Nicolaci. Questa via è famosissima al mondo non soltanto per l'infiorata che si tiene appunto su questa via ogni terza domenica di maggio, ma è anche famosa per il barocco. Infatti questa via è la massima espressione del barocco di Noto, nonché del barocco italiano. Alle mie spalle potete vedere i vari balconi, tutti scolpiti con temi uno diverso dall'altro. È veramente uno spettacolo da vedere. Vi consiglio di venire a vedere questa cittadina. Qui a Noto la birra si beve in questa maniera. Se non hai voglia di portarla in mano, la metti sulla spalla e vai in giro con la birra. Una caratteristica culinaria della Sicilia è la pasta martorana. Sono questi dolcetti che raffigurano della frutta, delle testa e la frutta martorana, tipica siciliana. Vi consiglio di venire qui in Sicilia, assaggiare la frutta martorana, è di un gustoso unico al mondo. Siamo arrivati a Porto Palo di Capopassero, esattamente in una località particolare, si chiama Isola delle Correnti. Perché Isola delle Correnti? Adesso ve lo faccio vedere. Perché si congiungono i due mari, ovvero il Mar Mediterraneo e il Mar Ionio. Adesso ci avviciniamo alla spiaggia e vi faccio vedere di cosa sto parlando. Eccoci qua. Allora, alle mie spalle vedete l'isola delle Correnti, altro non è che una vecchia tonnara ormai in disuso. Da questo lato abbiamo il Mar Mediterraneo e dall'altro lato abbiamo il Mar Ionio e alle mie spalle i due mari si congiungono, o meglio le due correnti del Mar Mediterraneo e del Mar Ionio si congiungono. Ecco perché la località prende il nome di Isola delle Correnti. Inoltre, nella zona in cui ci troviamo, in questa zona qui, è la parte più a sud della Sicilia. La parte più a sud, non dell'Italia, perché l'Italia, la parte più a sud dell'Italia è Lampedusa, la parte più a sud dell'isola siciliana.
Ci troviamo nella piccola borgata di Marzamemi, o meglio, più che piccola borgata, forse lo era una volta. Questo è il centro storico di Marzamemi, adesso è diventato un grosso centro turistico in riva al mare. Una volta Marzamemi nasceva con una tonnara, un piccolo borgo di pescatori, e quello che rimane è un centro storico ben curato, un centro storico ben rifinito, ben restaurato, ed è una piccola bomboniera in riva al mare. Ci addentriamo nella borgata di Marzamemi, sempre con gli amici Filippo e Ezio. Questa è la borgata, parte della borgata di Marzamemi. Ovviamente i fichi d'India non possono mancare, perché diciamo che è una parte della Sicilia come piantagione molto importante. E dal centro storico di Marzamemi, con un viottolo stretto, piccolino, ci andiamo dritto al mare. Al mare, vediamo se non c'è nessuno che si fa il bagno nudo. Magari se si fa il bagno nudo, Ezio che ci fa? Nulla. Siamo abituati. Mi piace l'accento nordico che Ezio mette ogni tanto. Allora, ci giriamo e faccio vedere la parte balneare di Marzamemi. Eccola qui. Ovviamente qui non credo che qualcuno si faccia il bagno, poi ci sono le spiagge di Marzamemi che sono molto più affollate, molto più fruibili da parte dei turisti. E dopo una lunga giornata siamo arrivati a casa. Una giornata abbastanza lunga e faticosa.